Buongiornissimo da Hanoi. Siamo arrivati nella capitale del Vietnam, il primo giorno nella capitale del Vietnam, e ora siamo diretti al Tempio della Letteratura. È molto importante come tempio, è famoso in quanto è stata la prima università del Vietnam, aperta nel 1087. Venite con noi! Da qua intravediamo già i tetti del Tempio della Letteratura e ora ci addentriamo. Nel frattempo vi faccio vedere come sono le strade e le case qui da noi, e con Nick abbiamo constatato che ok, qua un po' di odorini ci sono, un po' di sporcizia c'è, come ce l'aspettavamo in fin dei conti da una città di circa 8 milioni di abitanti. Esatto, quindi il centro del Vietnam è veramente tutto super pulito, curato, che a tratti potresti quasi pensare di non essere nel sud-est asiatico, ma nelle big city, come immaginavamo, la situazione cambia un po'. Però vi dico, comunque non è insostenibile. Siamo arrivati al Tempio della Letteratura, questo è l'ingresso. Siamo entrati nel tempio, dedicato a tutti gli studenti, tutti gli studiosi, aperto nel 1087 ed è importantissimo per lo Stato vietnamita in quanto è stata la primissima università del paese. Allora ragazzi, queste che vedete che potrebbero sembrare le tombe, in realtà non sono tombe quelle con le tartarughe sotto, ma sono le rappresentazioni dei migliori studenti, cioè le pagelle dei migliori studenti di questa università. Guardate quante sono davvero tante, e sono in doppia fila in giro per tutto il giardino. Wow! Abbiamo praticamente finito il giro del Tempio della Letteratura. Secondo noi ci può stare fare un giro, no? Anche solo per rendere onore appunto a chi l'ha costruito e a chi ha voluto rendere onore ai più grandi scienziati, studiosi e studenti di questa nazione. Stiamo dirigendoci verso la seconda tappa della giornata. La pagoda ad una sola colonna, che deve essere particolare, e intanto vi facciamo vedere un po' di Hanoi. Siamo entrati dentro al mausoleo di Ho Chi Minh nel giardino. Adesso dobbiamo scoprire se riusciamo a visitarlo anche dentro, dove dicono dovrebbe esserci la salma di Ho Chi Minh stesso. Il mausoleo è questo building qui. Intanto stiamo girando il giardino per capire che cosa c'è nei dintorni. È pieno di guardie. Come donna nel rispetto devi avere le ginocchia coperte e le spalle coperte. C'è una security control. Insomma, robe serie. Ah, e ci hanno detto che non possiamo usare il microfono. Anzi, volevano neanche farci entrare, ma siamo riusciti a convincerli, promettendo di non usarlo, e infatti non lo usiamo. La pagoda ha una colonna fatta in legno che stiamo vedendo ora. Si trova all'interno del territorio del mausoleo di Ho Chi Minh ed è stata costruita per volere dell'imperatore come dono alla moglie per averlo reso padre. La sua caratteristica unica è non solo il fatto che è in legno, ma proprio il fatto che, come potete vedere, si regge su un'unica colonna. In effetti, tra tutti i templi e le pagode che abbiamo visto, ha qualcosa di unico e carino. Adesso saliamo anche sulle scale, vediamo com'è su, e tutto intorno c'è un bel giardino.
Eccola per davanti. In effetti è molto carina. Vi porto con me. Eccolo, il monumento a Ho Chi Minh. In questo istante sta venendo il cambio della guardia, ma mi sa che non arriviamo in tempo. È visitabile dentro dalle 8 alle 11 del mattino. Adesso sono le 13, quindi non abbiamo fatto in tempo, ma magari ci torneremo, vedremo. Siamo diretti alla prossima tappa, che è Tran Quoc Pagoda, che si trova su un laghetto a nord della Old Town di Hanoi. Guardate la vista, stiamo facendo la passeggiata lungo il lago anche per evitare di farci ammazzare dal traffico, in più è anche all'ombra, un po' chilling. E arriveremo giusto per l'apertura. Oggi è domenica e apre alle 13:30. Questa è la Tam Quoc Pagoda vista da fuori ed è lì, 11 livelli, di cui la parte superiore di Corde Fiore di Lotto. Ora andremo a vedere dentro tutto il tempio. Allora, ragazzi, 11 livelli, a ogni livello ci sono i sitting Buddha, ovviamente in base al piano le dimensioni cambiano, vedete? Siamo di fronte al ficus dove il Buddha raggiunse l'illuminazione. Sempre all'interno del tempio Tam Quoc. Siamo di nuovo usciti dopo una pausa di un paio d'ore nell'ora più calda in hotel e adesso andiamo verso la Train Street per capire se il treno passa a breve, ci facciamo l'ape lì, altrimenti lo facciamo da un'altra parte, ci torniamo più tardi. Intanto stiamo girando per le viuzze di Hanoi, guardate che carine. Qua stiamo già andando verso la Old Town e già mi piace di più rispetto alle strade fatte oggi, oltre al fatto che con Nick abbiamo notato che più o meno da quest'ora in poi la città prende un'altra faccia, anche un altro colore, e anche un altro colore, guardate che bello. Dicevamo prende un altro colore perché tutte le signore tirano fuori le loro bancarelle, iniziano a servire cibo per strada e quindi c'è più vita nella città. Mi verrebbe quasi da dirvi che a noi va visitata proprio in questo orario. Beh, per me è ottimale. Stiamo girando sulla Train Street, che in questo momento è chiusa perché il treno non passa ora, ma guardate quanta vita, e io sono felice di essere venuta qui a quest'ora con tutte queste luci, non me l'aspettavo. Magari se ci capita ci verremo anche di giorno, secondo me ha una sfumatura diversa di giorno. Sì. Anzi, ne passeremo ben 3 di treni. Questo è la stradina da un lato e questa è la stradina dall'altro. Wow. Arriva! Stiamo andando al Moa Cave. Stiamo andando al Moa Cave.
che a parte la grotta in realtà la parte più famosa è il drago sulla punta della montagna e dovremo scalare 437 gradini, che rispetto a quelli che abbiamo fatto già le scorse volte non saranno poi così tanti in più. Ma io spero solo che sia un po' di ombra perché fa caldino. Tanto lo sappiamo già che non ci sarà ombra. Allora, qua c'è qualcuno che pensa di essere venuta qua per partecipare. Non ha capito però che solo i perdenti partecipano. Noi siamo qua per vincere e quindi arrivare primi. Quindi adesso acceleriamo un pochino il passo, magari una corsetta anche. Ma vai. Per tagliare il traguardo prima degli altri. Io no. Anche tu. Oggi vi fa da guida Nick perché io o cammino e salgo o parlo. Ma sì, tanto non sono troppi passi. Ecco, le volte che volete che io stia zitta, e penso siano tante, visto che parlo tanto, fatemi fare un po' di cardio. Siamo a metà, raga, credo. Dopo andremo a vedere quei campi di lotto e una grotta. Sembrava peggio, ma alla fine non è così lunga, Sono un po' faticosa. Però guardate che vista. Ecco, questi sono i campi che vedevamo dalla montagna, dalla grotta. Prima abbiamo fatto l'escursione fino alla sopra, per farvi capire. E adesso stiamo camminando nei campi. Guardate che paesaggi. Poi siamo usciti proprio nel momento giusto in cui il sole è stato coperto da un po' di nuvole e così non dobbiamo neanche patire il caldo. Siamo arrivati a Kuala Lumpur City, che è la antica capitale del Vietnam, la più antica. Prima, la primissima capitale era Kuala Lumpur, quando c'era ancora il re. Dopo la capitale è stata spostata a Hue e dopo il 1945 è diventata Hanoi, che è la capitale odierna del Vietnam. Ce l'abbiamo fatta salire sopra. Questa è la baia. Questa è Vale. Tu. Vi porto con me così vedete in diretta quello che vedo anch'io. Oggi non dovrei cadere. Piccolo riferimento alla bamboo boat, anzi bamboo rafting in Thailandia. Osservate come stanno remando con i piedi per non stancare le braccia. Questa è una delle cose caratteristiche di questa zona. Piena di vegetazione. Poi ti lamenti un po' di alghe non portare. Non abbiamo capito come mai cammina nell'acqua, forse sta pescando. Probabilmente sta pescando. Raga, lassù si vede il drago della Moa Cave dove siamo stati questa mattina. E ora voglio alzarvi per farvi vedere tutto il bel paesaggio che stiamo vivendo. Davvero bello. Uno potrebbe credere che ci sia un odore paludoso, invece niente affatto. È davvero piacevole e pulito. E il drago comunque si vede meglio da qua sotto che da sopra, se devo essere sincera. Verrebbe quasi da dirvi fatevi questo giretto rilassante, ciao se siete pigri e non avete voglia di salire.
Da sopra avete una vista pazzesca però su questi rice field e sul campo di fiori di loto. Però ecco, se il vostro unico obiettivo è di vedere il drago, lo vedete meglio da qua che da sopra. Però sono due esperienze completamente diverse. Stiamo per arrivare alla grotta, andremo dentro a quella grotta lì. La prima è di 3 grotte. Sempre se non ci schiantiamo contro la roccia. Wow. Sì, molto. Eccoci usciti dalla prima grotta. E le rice fields ci continuano ad accompagnare. Cosa devo fare? Ah, belli! Bellissimi! Sono le caprette di montagna. Stupende! Lì si intravede una pagoda molto carina. Se avete la possibilità e il tempo, io vi consiglio di fermarvi qui almeno una notte o due, perché già solo facendo il giretto in barca si respira un'aria di relax pazzesco, e secondo me se vi volete proprio rigenerare vi prendete un bungalow con piscina, vi fate qualche escursione, qualche passeggiata in mezzo alla natura e boh. Noi purtroppo non abbiamo tempo e quindi abbiamo fatto solo l'escursione giornaliera, ma meritava comunque di essere visto. Voi non potete capire l'emozione che sto provando. Ho aspettato mesi per avere questa vista, essere su questa barchetta. E l'altra cosa che aspetto da mesi è Halong Bay, dove andremo domani. Ragazzi, l'acqua è di un limpido, ma di un limpido, cioè si vede tutta la vegetazione sotto, pazzesco. L'unica nota dolente di questa escursione in barca è che vi farà male il sedere, perché insomma avrete il culo a righe. E 1 ora e mezza che fanno qui a Tam Cook già è abbastanza tantino, figuratevi le 2 ore abbondanti a Trang An. Secondo noi, ora noi non abbiamo fatto l'esperienza a Trang An, ma dicono che è simile, cambia solo la durata, il fatto che vedi 4 grotte e non 3, e il fatto che le barche sono da 4 e non da 2, quindi noi tenderemmo a consigliarvi di fare Tam Cook come quella che abbiamo fatto noi, perché è comunque più breve ma completa e vi dà più intimità. Detto ciò, anche 1 ora e mezza è più che sufficiente. Secondo me se facevano 1 ora era più che perfetto, e non perché non merita, ma proprio perché poi cominciate a partire con il culo quadrato, e in più fa davvero caldo. Certo dipende dalla stagione in cui venite, ma fa davvero caldo, ci sono certi punti veramente super soleggiati ed è veramente caldo. E come pescano i pesciolini d'acqua dolce.
E questo è un cimitero, ma con Nick stava mostrando appunto la vegetazione sotto l'acqua, è pazzesca, veramente bellissima. I local che fanno il bagnetto. E in effetti è una piccola spiaggetta questa, tipo.